Buonasera, benvenuti a tutti. Nel frattempo, come al solito, chiedo a chi ci sta seguendo da casa la verifica che si senta qualche cosa o eventualmente che non si senta, però non dovrebbero esserci grandi problemi. Benvenuti e davvero grazie per aver affrontato le intemperie, anche se tutto sommato rispetto a come era stamattina, che l'abbiamo vista brutta, abbiamo davvero aspettato la neve su Roma oggi, Invece così non è stato, alla fine ce la siamo cavata abbastanza bene, però fa freddo, quindi grazie del coraggio e di voler essere venuti qui, saliti fino al Campidoglio per ascoltare questo momento in cui cercheremo di raccontarci qualcosa un po' inusuale, qualcosa che esce un pochino fuori dagli schemi e soprattutto da quello che siamo abituati solitamente ad ascoltare riguardo in relazione a Francesco d'Assisi. Vi ricordo ovviamente, cosa fondamentale, che il motivo per cui siamo qui oggi, che è decisamente di più che un semplice pretesto per parlare di Francesco, è la 32esima giornata del dialogo ebraico-cattolico, fondamentale. Da 32 anni la CEI ogni anno propone un argomento. L'argomento ovviamente non c'entra molto con quello che noi faremo quest'oggi. Vedrete che in giro ci sono conferenze, le potrete recuperare anche in questi giorni che verranno, il quinto rotolo, la quinta Megillah della Bibbia, che è il libro di Coelet. Questo è l'argomento ufficiale di questa 32esima giornata del dialogo. Io, dovendo scegliere qualcosa di cui parlare, ovviamente ho preferito andare su un terreno che era un pochino più consono, che è il francescanesimo, quindi qualcosa che è decisamente più personale. Parlare di Francesco di Assisi e presentarvi questo lavoro. Adesso vi spiegherò anche da dove nasce questo lavoro, di cui avete visto il titolo, avete già letto il titolo, sia il titolo vero e proprio che a me piace moltissimo, che è Francesco uomo libero. Un titolo che però, letto e detto così, sembra quasi non dire troppo. Il sottotitolo chiarisce, spiega in che senso io ho visto Francesco come uomo libero, in che momento, in che ambito. Tracce di ebraismo, forse, come mi hanno giustamente fatto notare, sarebbe meglio tracce di tradizione ebraica in Francesco d'Assisi. E vi vado fra un attimo a spiegare più o meno che cosa faremo e come lo faremo. Sicuramente, come discorso introduttivo, il discorso iniziale, dobbiamo ricordarci come Francesco d'Assisi è in qualche modo un unicum nel panorama religioso mondiale, una figura che riesce ad attirare a sé l'interesse davvero e l'ammirazione di chiunque. Credo che è un'esperienza che abbiamo fatto un pochino tutti, no? Quando si parla di Francesco d'Assisi, in qualche modo si aprono le porte, in particolar modo e principalmente le porte del cuore. Credo che se si dovesse trovare un punto che in qualche modo accomuni la passione degli uomini per San Francesco, probabilmente questo punto potrebbe essere proprio, così intanto iniziamo a spiegare il titolo, l'assoluta libertà di questo uomo, piccolo uomo perché sappiamo che era piccolo anche di statura, uomo del Medioevo, che nonostante tutto seppe stare davanti al re, davanti alle corti papali, addirittura sappiamo davanti ad un sultano, senza temere assolutamente nulla. Retto da un'onestà, retto da un'integrità di cuore in qualche modo fuori dal comune, che gli permisero di avvicinare ogni uomo, l'uomo del suo tempo, un uomo ricco come un uomo povero, vedendolo per quello che davvero era, ossia un benedetto dal Signore. Questa è la maniera in cui Francesco avvicinava gli uomini. Vi ho detto il sultano, mentre conosciamo molto bene l'incontro tra Francesco e l'Islam attraverso ai tanti racconti, ma anche a tanti gli studi che sono stati fatti proprio sull'incontro tra Francesco e Malik al-Kamil, il sultano che governava la regione della Terra Santa, l'incontro a Damietta durante la crociata, e poco, io direi addirittura forse quasi niente, sappiamo invece di un eventuale contatto tra Francesco e il mondo ebraico, il mondo dell'ebraismo. Eppure, e questa è la tesi che il lavoro cerca un pochino di sviluppare, a ben vedere ci rendiamo conto che la quotidianità e la spiritualità di San Francesco portano al suo interno echi di comportamenti, di atteggiamenti, di abitudini, in alcuni casi di preghiere, in generale eco che sembrano rimandare appunto a tradizioni ebraiche. Alcune ben conosciute, abbiamo familiarità con la lettera Tau che Francesco usava come simbolo, che è l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico e ha tutta una sua simbologia dietro.
Conosciamo quella che noi conosciamo purtroppo come la benedizione di San Francesco, ma in realtà è la benedizione del libro dei Numeri al capitolo 6, il Signore ti benedica e ti custodisca, faccia splendere il suo volto, tanto cara a Francesco appunto da chiamarla noi oggi la benedizione di San Francesco. Quindi alcune conosciute, ma altre decisamente più curiose, altre se volete anche decisamente meno spiegabili e soprattutto che rendono lecito il domandarsi dove Francesco possa aver preso tali abitudini. Ci sono 1000 spiegazioni e la più semplice, la più banale, se volete anche la più ovvia, potrebbe parlare di coincidenze. Però spero che qualcosa che io vi dico questa sera vi faccia almeno venire il dubbio che proprio di coincidenze in qualche modo non potesse parlarsi. In questo incontro allora, ecco, faremo questo, passeggeremo tra suggestioni, tra ipotesi, qualche racconto, cercheremo di mettere in fila più che altro i testi, ecco, non addentrandoci e né tantomeno azzardandoci a trarre conclusioni, ma semplicemente facendo parlare là dove è possibile i testi, magari mettendo in parallelo, là dove è possibile, qualche testo francescano affiancato a qualche testo della tradizione ebraica. Quello che vi presento è una sintesi, spero breve, ma se come al solito parlo quanto parlo, temo non lo sia, di un lavoro che in realtà ovviamente era un lavoro molto più corposo, che è stato il lavoro finale, il lavoro conclusivo di tesi che ho presentato nel 2015 nel master in studi giudaici che ho seguito alla Gregoriana. Un lavoro, devo dire, io mi sono molto divertito a farlo e è stato molto bello anche perché sono stato accompagnato in questo lavoro dalla professoressa Anna Foa, una grande storica, e una sintesi che riporterà, si ripeto, solo una piccola parte del lavoro e soprattutto, capite bene, dovrà omettere tutta la parte scientifica, di spiegazioni, di note e tutto il resto. Quindi quello che ovviamente vi chiedo di fare, e che dovete farlo per forza tra l'altro, non potrò spiegare le fonti in una maniera precisa, le origini di quello che io dirò e tutto il resto. Dovete prenderlo un pochino per buono per questa forma di sintesi. Come faremo questa cosa? La faremo in una maniera un pochino strana, intanto partendo dalla fine. Quindi io non inizierò raccontandovi queste 3-4 cose che poi vi dirò dei punti in contatto fra Francesco e l'ebraismo, ma partirò da quelle che sono alcune ipotesi che chi prima di me ha visto questi punti di contatto tra tradizione ebraica e francescanesimo ha provato a mettere in campo. Cioè comunque ci sono state degli studiosi, sono 2-3, non sono state tante persone e il mio lavoro si appoggia anche e in buona parte sul loro lavoro precedente, che avevano visto questi punti di contatto e allora hanno cercato delle ipotesi. Quindi vedremo in qualche modo 2 ipotesi, ma molto velocemente, io non approfondirò queste ipotesi. La prima è una vecchissima ipotesi che gira anche nel nostro mondo francescano, non poggiata su nessuna base storica, che affermava che forse la famiglia di Francesco Assisi era una famiglia ebrea poi convertita al cristianesimo, questo a partire dal bisnonno o dal nonno di Francesco, quindi non nell'immediato momento della vita di San Francesco. Ripeto, non poggia su nessuna tesi storica, ha degli appoggi che adesso vi racconterò. La seconda ipotesi, che invece mi sembra molto più naturale e molto più ovvia, che in quel Medioevo ricco di scambi culturali, ricco di vivacità, molto più di quella di come noi siamo abituati a pensare il Medioevo, che ci ostiniamo ancora a chiamare l'era buia, mentre è stata un'era davvero di luce in ogni senso. Ecco, in quella quotidianità Francesco possa essere venuto in qualche modo a contatto con il mondo ebraico e da uomo libero che appunto era, aver colto in questo mondo ebraico spunti, riflessioni, comportamenti che gli sembravano che potessero in qualche modo avvicinarlo a quella ricerca perenne che accompagnerà tutta la vita di Francesco, a quella domanda, alla risposta a quella domanda che Francesco si farà per tutta la vita, no? Chi sei tu, o dolcissimo Dio mio? Ecco, capite il titolo allora, Francesco uomo libero, la libertà di un uomo che è capace di cogliere il bene e il bello ovunque lo incontra, senza aver troppo paura di barriere culturali o di ostacoli. Ovviamente la parte della presenza ebraica in Umbria ad Assisi è stata una parte molto più semplice da svolgere nel lavoro, perché si appoggia su basi storiche. Mentre nella prima ipotesi della famiglia i lavori sono stati principalmente 2, uno di Alberto Castaldini, che ha scritto anche un libricino molto interessante intitolato Il segno del giusto, Francesco d'Assisi e l'ebraismo,
Poi un secondo lavoro è di Gemma Fortini, una storica del francescanesimo, che in realtà conclude sempre un po' frettolosamente le sue cose. Il titolo del libro in questo caso è proprio Francesco d'Assisi ebreo? Punto interrogativo. Lei va sempre diretta al sodo. Per la parte storica è stato molto utile, decisamente poco, è stato fondamentale tutto il lavoro che il professor Ariel Toaf, anche lui storico importante, ha fatto per quello che riguarda la presenza. Lui ha fatto proprio uno studio sulla presenza ebraica d'Assisi, quindi più preciso e più chiaro di quello non poteva essere. Una volta tracciate queste due ipotesi, davvero appena suggerite, andremo direttamente agli elementi che rappresentano questo punto di contatto fra Francesco d'Assisi e il mondo dell'ebraismo. Intanto, come punto di partenza, la devozione che Francesco aveva per la Sacra Scrittura. Con una devozione davvero fuori dal comune, un amore che lo portava a prendersi cura di ogni libro, di ogni scritto, vedremo addirittura di ogni fogliettino che potevano i frati trovare in giro, anche incustodito. Francesco aveva una vera e propria passione per la scrittura. E poi passeremo invece, mentre questo, anche i brani che vi leggerò sono cose forse un pochino più sentite e conosciute, dopo questa prima parte parleremo invece di due casi decisamente più inusuali, più curiosi, meno conosciuti, anche buffi se volete. Vedrete un Francesco d'Assisi particolarmente buffo, anche se in situazioni tutto sommato drammatiche. Ecco, due però episodi che ci parlano invece di qualcosa di decisamente più particolare, più strano, in cui insomma trovare delle spiegazioni sembra essere un pochino più complesso. Concluderò poi alla fine, se non avremo chiacchierato troppo, con un brevissimo confronto fra testi del francescanesimo e del hassidismo, un movimento mistico ebraico, spirituale, che nasce in Polonia nel XVIII secolo, quindi siamo 5 secoli dopo Francesco d'Assisi, a opera del conosciuto come il Baal Shem Tov, ecco, il fondatore, il creatore di questo movimento, del movimento hassidico. Testi che praticamente parlano la stessa lingua, lo stesso linguaggio, dicono le stesse cose su alcuni temi ben specifici come la preghiera, come la povertà e come tante altre cose, nonostante fossero a 5 secoli di distanza. Questo ultimo passaggio ci permetterà di introdurre una terza ipotesi che a mio giudizio è quella più solida e più vera. Ovviamente ho scartato tantissimo materiale, non è stato semplicissimo. Cosa ne farò di tutto il materiale che è stato scartato, così intanto lo annuncio pure a chi ci sta seguendo da casa. Ecco, tutto il materiale che è stato scartato confluirà nella seconda serie di video della serie della Barba di Aronne, che non so per chi già la conosce, per chi ha già seguito la prima serie. La Barba di Aronne è il canale YouTube sul quale siamo anche in diretta in questo momento, in cui ci sono dei brevi video, delle brevi pillole di ebraismo spiegato ai cristiani. Quindi tutto il materiale scartato ci permetterà di partire da un episodio della vita di Francesco per poi spiegare un aspetto preciso dell'ebraismo. Quindi se non l'avete fatto e se non avete fatto voi che state a casa, vi ricordo di iscrivervi al canale, basta premere iscriversi che trovate sotto al video. Un'ultima nota di questa che è un'introduzione piuttosto corposa è la metodologia di questo lavoro, ecco, perché è qualcosa che in realtà anche mentre lavoravo ha fatto storcere il naso a non poche persone, in particolare agli storici, perché di storico, come vi ho detto, c'è poco e niente. Quindi se dovessimo trovare un approccio storico da un punto di vista scientifico non c'è, e questo ve lo dico subito nel caso in sala ci fosse qualche storico che lo stesso si sente male fra qualche minuto. Ecco, l'approccio non è stato un approccio semplice, ma quello che alla fine abbiamo deciso di dare a questo lavoro, anche nella metodologia, un respiro piuttosto ebraico. Ho prediletto avvicinarmi agli episodi così come arrivavano, creando una catena di narrazione, una metodologia piuttosto ebraica. C'è un rabbino contemporaneo francese, Marc Alan Ocnen, che parla di lettura come esplosione. Cioè lui dice, giustamente, a ognuno di noi è stata messa in mano una creatività, la possibilità di creare a partire da un materiale di base. Ecco, non dobbiamo incatenarci al materiale del base, ma affrontare questo materiale proprio come una catena di esplosione. Ogni pensiero, ogni lettura esplode, crea dei frammenti, ci apre a altre suggestioni che non dobbiamo aver paura di seguire, anche se a noi sembra non abbiano un senso logico.
E mi rendo conto, e me ne sono reso conto, ripeto, anche per le numerose risate che abbiamo creato quando abbiamo fatto questo lavoro, che agli occhi di uno studioso, in questo caso cristiano, questo è caos. Ecco, questo è davvero fuori dubbio. Nello studio ebraico questa è creatività. C'è una differenza sostanziale, se io penso a uno scriptorium benedettino, quindi sapete il silenzio, questa luce filtrata dalle piccole fessure d'alabastro e questi monaci che stanno seduti davanti al loro libro anni e secoli, e penso per esempio a una yeshiva, a una scuola ebraica, dove c'è il caos più assoluto, dove si litiga, si urla, e se c'è silenzio significa che non si stanno facendo bene le cose. Allora, addentriamoci un pochino, spero che mi stiate seguendo, che non siate congelati. La cosa bella della Basilica è che è gelata solitamente, oggi però ci sono quei 2 gradi meno e in più rispetto al fuori, perché fa più freddo fuori. E allora andiamo all'interno, facciamo un primo passo. Noi in una data incerta, siamo tra il 1181 e il 1182, nasce ad Assisi un santo, un uomo anzi, che la Chiesa Cattolica ricorderà come santo, ma che la storia tutta avrebbe poi col tempo ammirato come un uomo illuminato, un uomo di pace. Parliamo ovviamente di Francesco di Pietro di Bernardone, quindi San Francesco d'Assisi. Un uomo che con la sola mitezza del cuore, con la sua fede incrollabile nell'amore e nella misericordia di Dio e soprattutto con un'incredibile apertura di mente, decide di abbandonare il suo status sociale che lo vedeva ricco mercante, soprattutto in un momento in cui si passava dal feudalesimo all'epoca comunale, quindi si rompevano i privilegi dei nobili e la classe mercantile era la classe che stava emergendo, e decide di stare all'ultimo gradino, abbraccia la povertà come cambio sociale. Un uomo che ancora oggi, come vi dicevo all'inizio, è ricordato come un uomo giusto, un uomo integro, ecco, un termine importante questo, soprattutto nella spiritualità giudaico-cristiana, un uomo giusto nel senso biblico del termine. Quello che rendeva Francesco uomo giusto, quello che rendeva Francesco integro di cuore, era la memoria che faceva costantemente della creazione. Ogni elemento della terra per Francesco d'Assisi era qualcosa di buono. Perché? Perché voluto da Dio, creato dal Signore. E davanti a tanta perfezione Francesco diceva bisognava solamente inchinarsi e lodare il Creatore. E è chiaro che se questa lode valeva per ogni creatura, per l'uomo raggiungeva il vertice questa lode. Se vi ricordate il libro di Bereshit, il libro di Genesi, quando si racconta la creazione, il Signore crea e davanti ad ogni giorno, a ogni creazione dice ho fatto cosa buona, ho fatto una cosa tov, buona. Quando crea l'uomo si aggiunge un passaggio. Dio dice ho fatto una cosa, noi lo traduciamo come molto buona, quel tov meod che però ha un senso decisamente più intenso. Cioè Dio si compiace e dice bene della sua creatura, dell'uomo. E questo porta Francesca a nutrire un vero e proprio pregiudizio positivo per l'uomo. Cioè ogni uomo era buono, casomai era l'uomo che doveva in qualche modo dimostrare di non esserlo, ma il punto di partenza di Francesco avvicinava l'uomo sapendo che quell'uomo era buono, e questo gli permette di avvicinare ogni uomo alla pari e di farlo in particolar modo non sentendo il bisogno di farsi scudo intanto della sua posizione sociale, che difatti lui decide di abbandonare per stare come ultimo dalla parte degli ultimi, ma tantomeno avvicina l'uomo non facendosi scudo del fatto di essere cristiano in una società cristiana. Non ha paura di avvicinare l'uomo e, come vi dicevo, di prendere da ogni uomo la suggestione che crede possa avvicinarlo a Dio. Probabilmente l'episodio del sultano ci dice in maniera perfetta come il pregiudizio dell'uomo in Francesco fosse qualcosa di fortemente radicato, no? Arriva a Damietta, la narrazione ci racconta senza armi, in una terra di armi e sangue, piena epoca di crociate. Arriva a Damietta e lì incontra il sultano, no, Francesco incontra l'uomo, poi è chiaro che l'uomo era il sultano, che era Malik al-Kamil, però Francesco incontra l'uomo e con l'uomo si abbraccia e con l'uomo parla di Dio. Tornando ad Assisi, Francesco porta con sé un bagaglio di esperienze che gli studiosi per esempio vedono trasparire in qualche comportamento di Francesco.
Francesco a un certo punto scrive una lettera ai custodi dicendo, per esempio, esortando i reggitori dei popoli a mandare in giro un banditore a certe ore della giornata per ricordare alla popolazione a voce alta che non c'è altro Dio all'infuori del Signore. Gli studiosi dicono ci può essere forse un eco dei muazzin che Francesco ha sentito in qualche momento dai minareti di Damietta? Sicuramente c'è un punto di contatto. Resta il fatto che se le tracce dell'Islam sono appena suggestioni, con l'ebraismo, se noi andiamo a vedere bene, cosa che in realtà non facciamo quasi mai, ma se dovessimo riuscire a farla, ci accorgeremmo che è qualcosa di decisamente più profondo rispetto a semplici suggestioni, qualcosa che ci obbliga a metterci in discussione. Vi ho detto il Tao, vi ho detto Numeri 6, la cosiddetta benedizione sacerdotale, la benedizione di Aronne, ma pensate il saluto che sceglie Francesco. Lui dice suggerito dal Signore, il Signore ti dia pace, dove quel pace è qualcosa di molto più ampio e complesso di una semplice assenza di guerra, ma si avvicina molto proprio all'idea dello shalom ebraico, ossia dell'integrità, della completezza. Come ha potuto, pensate, adesso iniziamo a farci qualche esempio prima di iniziare proprio il discorso, come ha potuto un ragazzo assisano che era lanciato negli affari, che era un mercante, quindi ancora precedentemente al momento della conversione, avere un'usanza come quella che adesso vi leggo, che riporta la Compilatio Assisiensis, una delle biografie, per cui, sentite, quando si lavava le mani sceglieva un posto dove l'acqua non venisse pestata con i piedi. È chiaro che ci sembra una cosa, probabilmente l'abbiamo anche letta molte volte e ci siamo passati sopra come se niente fosse. Eppure chi invece ha familiarità con la tradizione ebraica può domandarsi se in questo comportamento c'è forse traccia delle abitudini rituali che il popolo ebraico ha, per esempio, per quanto riguarda le abluzioni. Un grande maestro, un grande rabbino che è Joseph Caro, stiamo parlando a cavallo tra 1400 e 1500, un grande legislatore, il suo testo, lo Shulchan Aruch, resta ancora uno dei grandi testi legislativi per l'ebraismo, quando parla delle abluzioni mattutine, dice così: commette un grave peccato chi getta l'acqua con cui si è lavato nella pubblica strada, perché il demonio potrebbe colpire gli innocenti. Vi rendete conto che c'è un eco, qualche cosa. Oppure il celano, penso, il momento del Natale di Greccia, ne abbiamo parlato anche quando abbiamo fatto l'incontro prima di Natale per chi c'era, racconta, voleva nominare Cristo Gesù, infervorato di amore celeste, lo chiamava il bambino di Betlemme e quel nome Betlemme lo pronunciava riempiendosi la bocca, producendo un suono come di belato di pecora. Ecco, alcuni studiosi si sono domandati, ma potrebbe essere che in quel suono che sembra un belato di pecora in realtà era semplicemente il fatto che Francesco chiamasse Betlemme nella lingua ebraica, quindi quel Bethlehem che è molto più lungo? Suggestioni, ripeto, niente, però per esempio soprattutto questo della lingua ebraica è una delle idee che sta alla base del fatto che la famiglia di Francesco fosse una famiglia convertita. La prima ipotesi che vi dico molto velocemente, ricordando per chi si è aggiunto adesso e chi è arrivato adesso, che è un'ipotesi che non ha alcun fondamento storico, però che ha circolato molto, soprattutto in alcuni ambienti, ma anche tra i frati. Perché questa ipotesi nasce? Per diverse cose. Intanto per il mestiere della famiglia, la mercatura. Ecco, la famiglia di Francesco era una famiglia ricchissima, ma non ricca per il lavoro del padre, ma una famiglia che aveva una ricchezza già consolidata, un patrimonio consolidato. Tant'è vero che erano inseriti nella fascia dei mercanti cosiddetti maggiori, quindi non i mercanti minori che semplicemente mercanteggiavano, i mercanti maggiori erano quella fascia che poteva aver disponibilità di denaro da poter essere reinvestite. Erano i negoziatores, che venivano sempre guardati con sospetto, anche con poca simpatia dalla gente che avevano intorno, perché molto spesso a fianco al lavoro del mercato si affiancava anche il prestito di denaro, il prestito di denaro ad usura, nonostante i divieti, ovviamente, che c'erano divieti ecclesiastici. E allora ecco un primo punto per cui si è detto che fosse stata una famiglia ebraica quella di Francesco, proprio il lavoro, il fatto che il prestito ad usura era una delle attività principali degli ebrei. Non entriamo sul perché e per come, abbiate pazienza per quello. C'erano anche cristiani che prestavano denaro, ma il come questi cristiani venivano considerati ce lo dice gli epiteti che venivano usati contro di loro.
Pensate che Bernardo di Chiaravalle si rivolgeva a questi cristiani chiamandoli gli ebrei battezzati. Quindi era chiaro che si aveva l'idea che se qualcuno prestava denaro, il pregiudizio oltre che l'idea, che se qualcuno prestava denaro doveva essere per forza ebreo. Alberto Castaldini, in quel lavoro che vi ho anticipato all'inizio, per esempio, dice il fatto che la famiglia potesse essere stata in qualche momento una famiglia ebrea poi convertita, possiamo trovarlo anche nei nomi della famiglia. Lui parte per esempio da un episodio che noi conosciamo tutti quanti molto bene, che ha familiarità con le fonti francescane, che è il momento proprio in cui Francesco nasce. Ci racconta, no, non l'ho segnato, ve lo cito così velocemente, ci raccontano le fonti che al momento della nascita Francesco gli viene dato il nome di Giovanni. Non so se tutti sapete questo episodio, ma Francesco non si chiama Francesco, ma si chiama Giovanni. La madre gli dà il nome Giovanni. Quando torna il padre, che nel frattempo era in Francia per i suoi affari, gli cambia il nome e lo chiama Francesco. La spiegazione che solitamente si dà, che è una spiegazione solida, una spiegazione forte e ovvia, è il fatto che Francesco, che il padre, proprio per la grande devozione, la chiameremmo, l'amore per la Francia che tanti soldi aveva portato alle sue casse, decide di chiamare il figlio appunto Francesco, che altro significa che francese, niente di particolare. Però il Castaldini nel suo studio ci ricorda che c'era un'usanza degli ebrei, anche nel periodo medievale, che potrebbe in qualche modo gettare una nuova luce o almeno un sospetto su questa storia del cambio del nome, ossia gli ebrei in quell'epoca avevano spesso, solitamente, un doppio nome. Un nome per così dire ebreo, che serviva per tutto quello che erano le attività all'interno della comunità, e poi gli veniva affiancato anche un nome italiano. Perché? Perché molto spesso il nome ebreo ovviamente poteva creare difficoltà nella traslitterazione, nella scrittura di documenti, capite che poteva non essere una cosa semplice. Allora, ecco un sospetto, per esempio. In Francesco in realtà noi non troviamo questa cosa, perché in Francesco non troviamo la coesistenza di due nomi, ma noi a un certo punto sentiremo Francesco chiamato solo Francesco e ci dimentichiamo comunque completamente il nome Giovanni. Nome Giovanni che, guarda caso, è un nome di tradizione, di radice ebraica, Yohanan, un nome che richiama la misericordia di Dio. Il terzo pilastro su cui poggia chi dice che forse la famiglia era una famiglia convertita e richiama proprio ancora una volta quel nome Bethlehem, è chi si domanda: ma Francesco conosceva l'ebraico? In effetti ci viene da domandarci se Francesco conoscesse l'ebraico, per esempio da cosa? Dalla grande conoscenza che Francesco aveva della Sacra Scrittura. La cultura di Francesco noi non lo sappiamo precisamente quanta cultura avesse, sappiamo che era una cultura comunque leggermente sopra alla media, perché comunque leggeva e scriveva, sapeva sicuramente far di conto per poter essere mercante e poi oltre all'italiano comunque conosceva il latino, che era la lingua in cui venivano redatti i contratti, e conosceva, sappiamo dalle fonti, anche il francese. Quello che ci stupisce ogni volta è la familiarità però che Francesco aveva con la Sacra Scrittura, che gli permetteva di recitare per esempio a memoria, anche questa è un'usanza squisitamente ebraica, tantissimi brani, che gli permetteva di scomporre e ricomporre preghiere, creare salmi di sua creazione. Penso all'Ufficio della Passione, per esempio, che Francesco scrive, che è proprio un collage di brani biblici. E allora alcuni studiosi si sono domandati come poteva essere questa conoscenza. È vero, c'erano i salteri e Francesco usava sicuramente il salterio per la preghiera, però è anche vero che i testi biblici in latino o addirittura in volgare erano praticamente incompleti, era difficilissimo che in una casa ci fosse una Bibbia completa, in lingua latina o addirittura in lingua volgare, in cui solitamente potevamo trovare solamente degli stralci. Le Bibbie complete erano ovviamente nelle case degli ebrei. Però è anche chiaro che per avere una Bibbia completa dovevi, è vero, essere ebreo, ma dovevi anche conoscere l'ebraico per poter leggere quel testo. Allora, in questa familiarità che Francesco aveva con il testo biblico, può esserci forse traccia del fatto che Francesco conoscesse l'ebraico? Voi non sentirete mai usare un punto esclamativo oggi, ci saranno solo punti interrogativi, quindi se cercate risposte non è proprio questo il posto adatto, lanciamo solamente un bel po' di spunti. Alla fine riusciremo comunque a fare una sintesi e una risposta riuscirò a darvela. Sempre sulla famiglia però vi lascio una curiosa coincidenza che ci permette di entrare nella seconda parte, cioè dobbiamo iniziare a vedere e a chiederci, anche se molto velocemente, ma c'erano gli ebrei ad Assisi nel periodo di Francesco?
Cioè, ammesso che non fosse venuto da una famiglia ebraica, c'erano ebrei che Francesco potesse quotidianamente frequentare ad Assisi e quindi vedere come pregavano e magari innamorarsene e farlo anche lui? Ecco, c'è una curiosità proprio sulla casa di Francesco d'Assisi. La casa paterna, quella in cui Francesco nasce, in cui Francesco cresce, gli anni subito prima della conversione. Noi oggi, se andiamo ad Assisi, visitiamo due strutture diverse. Da una parte c'è Chiesa Nuova, la teniamo noi frati minori, che viene ricordata come la casa paterna, quindi dove Francesco è cresciuto e ha vissuto tutti gli anni fino alla conversione. A una trentina di metri poi troviamo il cosiddetto oratorio di Francesco Piccolino, che è il luogo invece in cui la tradizione dice che Francesco è nato. C'è una grandissima diatriba sul fatto della casa, se sia la stessa o se erano due posti diversi dove è nato e dove poi è cresciuto. In realtà c'è uno studio che ancora oggi è uno studio che è molto molto fondato e insuperato di un conventuale di Giuseppe Abbate, di padre Giuseppe Abbate, che si chiama proprio La casa dove nacque Francesco. Ecco, padre Giuseppe Abbate nel suo studio dimostra che le case sono la stessa, cioè non esistono due case diverse. Ora i minori non saranno felicissimi di questa cosa, però questo studio è pubblicato, quindi lo cito molto liberamente. Ma la casa natale di Francesco è la stessa casa in cui Francesco è nato. Perché c'è stato a un certo punto questo dubbio? Perché in realtà non ce lo siamo inventati noi come frati minori. Questo dubbio è nato perché a un certo punto della storia, siamo a metà del Seicento, una stessa famiglia aveva la proprietà delle due case, la casa dove Francesco era nato e era cresciuto e una casa a fianco, quella che oggi noi conosciamo come Chiesa Nuova. Quando si sono accorti che una casa aveva valore per la memoria storica e l'altra aveva decisamente meno valore, i due rami di questa famiglia, uno possedeva una casa, uno possedeva l'altra, si separano e chi possedeva la casa non della famiglia di Francesco nel 1615 la vende come casa di Francesco d'Assisi. Semplicemente per fare un affare, semplicemente per alzare il prezzo. Tra l'altro, una curiosità particolare per noi frati, in particolar modo, i due rami della famiglia era la famiglia Bini e quello che ha fatto l'affare e ha venduto quella casa era tale Giacomo Bini, e nostro caro confratello e ex ministro generale. Quindi nel 1615 questo membro della famiglia Bini vende la casa che non era di Francesco come casa di Francesco. Negli atti noi troviamo una nota particolare. Quella casa, la casa dove un secolo prima abitavano i giudei. Veniva ricordata proprio come casa degli giudei, la famiglia Moscetti. Questo ci dice in qualche modo, anche se siamo in un'epoca piuttosto avanti, che una comunità ebraica era chiaramente presente in Assisi. Già nella seconda metà del 200, quindi immediatamente dopo morto Francesco, ma con tutta probabilità, visto le tracce onomastiche che noi troviamo nei registri d'Assisi, anche prima. Quello d'altronde era stato un periodo di spartiacque per l'ebraismo italiano. Perché? Proprio perché finiva il Medioevo, come vi raccontavo all'inizio, no? Siamo in un momento particolarmente importante per lo sviluppo dei comuni e quindi degli insediamenti urbani. Finiva il feudalesimo, crescevano gli insediamenti urbani attorno ai comuni e venivano richieste sempre in maggior misura liquidità. E in questo momento allora c'è un esodo dalle zone in cui gli ebrei solitamente erano fino a quel momento, che era la fascia costiera mediterranea e poi in particolar modo la zona di Roma, verso il centro Italia, ma poi si sposteranno anche verso il nord Italia, perché portavano le liquidità. Questo è il momento, anche se è sicuramente, vi ripeto, a partire dalla seconda metà del 200 che abbiamo prove archivistiche, che gli ebrei arrivano nel centro Italia, arrivano nell'Umbria e arrivano anche ad Assisi, cosa che ci interessa per il nostro lavoro. Quindi sì, c'erano ebrei ad Assisi nell'epoca di Francesco di Assisi. C'erano tanti nomi nei registri negli anni contemporanei di Francesco che ci dicono probabilmente di una presenza ebraica. Le figlie di Salomone, conosciamo Leone di Samuele, ci sono tante persone, perché i registri, ringraziando il cielo, il lavoro che ha fatto il professor Toaff è stato un lavoro magistrale, preciso, e va proprio a prendere tutti quanti gli archivi notarili. Quindi una volta che abbiamo visto che c'è la presenza ebraica, dobbiamo capire anche di che qualità è questa presenza ebraica, perché se c'erano pochi ebrei e venivano come al solito, o meglio, non come al solito, ma come noi crediamo, ghettizzati e isolati e nessuno li considerava, forse la cosa cadrebbe. In realtà lo stupore è vedere come il nostro pregiudizio ci fa pensare a qualcosa del genere, ma in realtà in quell'epoca storica
c'era uno scambio, c'era quella che il professor Toaf definisce una permeabilità dei due ceppi sociali molto molto ricca, che portava a scambi, a liberi scambi senza alcun problema. Gli ebrei erano principalmente prestatori di denaro, ma cristiani, tanti ecclesiastici, tanti frati, io ho segnato qua per esempio il caso di Fra Bartolomeo d'Aspello, non avevano problemi a chiedere soldi in prestito agli ebrei. Fra Bartolomeo d'Aspello va da Abramo di Vitale e gli chiede 50 lire e lascia in pegno una Bibbia. Ecco, non lo fa in sotterfugio perché ha addirittura la fideiussione di un cittadino di Assisi, quindi tutto registrato, tutto normale. Noi abbiamo addirittura esempi di società miste, cristiani ed ebrei. C'è un atto notarile per una società mista per la raccolta di mandorle. Capite come è ben lontano da quell'immagine e quella visione che abbiamo noi di persecuzione o comunque di non considerazione e di esclusione degli uni nei confronti degli altri. Quindi una vita comunale decisamente più fervente, più viva. Pensate che persino nel 1348, una data che purtroppo in quest'ultimo anno siamo stati abituati a sentire molto spesso perché è la data della peste, nel 1348 Assisi viene colpita dalla peste, l'Umbria tutta quanta viene colpita dalla peste, immediatamente dopo da un terremoto e subito dopo segue una carestia. Ecco, che voi immaginate il tessuto sociale in che condizioni sta. Neanche in quel caso la colpa viene data agli ebrei nel momento in cui, soprattutto nell'Oltralpe, ma in buona parte tutta l'Europa, iniziavano i grandi pogrom e i grandi massacri degli ebrei e per la prima volta gli ebrei vengono definiti gli untori, coloro che avevano avvelenato i pozzi. Ecco, è il momento in cui il pregiudizio inizia a diventare qualcosa di profondamente pericoloso perché iniziano i grandi massacri. Neanche in quel momento nel centro Italia, neanche in quel momento in Umbria e in Assisi gli ebrei verranno perseguitati, ma anzi verranno invitati e loro stesso risponderanno come cittadini a prendere parte a quella che è la ricostruzione, inserendo linfa e denaro nella ricostruzione. Allora davvero un clima generale in cui sì, è possibile questo passaggio, questo scambio di idee, questo avvicinamento quotidiano. Tra l'altro noi ricordiamoci, prima di andare ai casi veri e propri, che comunque Francesco era un mercante di stoffe, era un mercante europeo, quindi lungo le rotte, pensate, noi sappiamo per esempio i legami mercantili con la Provenza, e la Provenza negli anni di Francesco d'Assisi, ma già un secolo prima, era proprio una delle grandi culle dell'ebraismo, la patria del grande Rashi, il grande commentatore. Ecco, quindi comunque, anche ammesso che non ci fossero stati ebrei da nessuna parte, a Francesco non sarebbero mancate le occasioni di incontrarli, di guardarli e da uomo libero di prenderne suggestioni ed esempi. Ok, un'introduzione decisamente ricca. Suggestioni ed esempi, però andiamole a vedere qualcuno di questi esempi, qualcuno ve l'ho già accennato, andiamo un pochino più nel vivo del cuore, noi vediamo quali sono alla fine queste tracce di ebraismo o di tradizione ebraica in Francesco d'Assisi, perché queste due ipotesi della famiglia e della frequentazione quotidiana ci servono un po' come cornice di riferimento a quello che è il cuore del lavoro, ossia quali sono gli atteggiamenti in cui chi ha un minimo di familiarità con la tradizione ebraica dice qua c'è qualcosa di strano bello, di punti di contatto bello. Ecco, come vi dicevo all'inizio, per ognuno di queste cose che io vi dico adesso ci sono altre 1000 spiegazioni, a volte anche più solide e a volte sono quelle classiche, le interpretazioni normali che si danno, che sono quelle vere. Però mi piace comunque elencarle e laddove possibile farvi sentire anche parti di testi ebraici per farvi ascoltare, per farvi fare esperienza di quali sono questi punti in contatto. Ecco, affidiamo al Celano, nella redazione della sua prima biografia, quella che era ricordata come la prima vita di Tommaso da Celano, l'introduzione a questo discorso con la relazione di Francesco con la parola di Dio. È impossibile, dice il Celano, comprendere umanamente la sua commozione quando proferiva il tuo nome, o Dio. Per questo, ovunque trovava qualche scritto di cose divine o umane per strada, in casa o sul pavimento, lo raccoglieva con grande rispetto, riponendolo in un luogo sacro, o almeno decoroso, nel timore che vi si trovasse il nome del Signore, o qualcosa che lo riguardasse. Avendogli una volta un confratello domandato perché raccogliesse con tanta premura perfino gli scritti pagani, o quelli che certamente non contenevano il nome di Dio,
rispose: «Figlio mio, perché tutte le lettere possono comporre quel nome santissimo». Ecco, un brano ricco che gli amici ebrei che ci stanno seguendo avranno già, si saranno accese tutte le lampadine possibili e immaginabili, perché abbiamo ascoltato un brano che avremmo potuto tranquillamente leggere in un brano di tradizione di mistica ebraica o cabalistica, che ci dice però alcuni elementi importanti su cui riflettere. Intanto sicuramente questo amore per la scrittura, no? Un amore che diventa quasi commozione, leggiamo. In alcuni altri passaggi che diventa addirittura gusto. Prima abbiamo letto il bambino di Betlemme, sentite come prosegue quel brano. Ogni volta che diceva bambino di Betlemme o Gesù, passava la lingua sulle labbra, quasi a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle parole. O ancora, questo era Celano sempre, Bonaventura nella leggenda maggiore. Diceva i salmi con estrema attenzione, di mente e di spirito, come se avesse Dio presente, e quando in essi ricorreva il nome del Signore, lo si vedeva leccarsi le labbra per la dolcezza e la soavità. Intanto la meraviglia del Francesco fisico. In altri incontri di questo mese che abbiamo fatto, incontri passati, abbiamo detto il Francesco sensuale che affida molto della sua interazione con Dio ai propri sensi. Qua il Francesco che arriva addirittura a leccarsi le labbra e a gustare la parola. Sembrano riecheggiare le parole del Salmo 34, che nella traduzione corretta, non quella che magari siamo abituati a sentire noi, che comunque ci aiuterebbe comunque perché dice gustate e vedete, ma correttamente una traduzione letterale dice assaggiate e vedrete come è buono l'Eterno. Ecco, la similitudine con il cibo è molto comune nella mistica in generale, no? In cui si fa un'esperienza del gustare Dio che non si riesce a trasmettere, un po' come l'esperienza di gustare un cibo. Possiamo dire quanto ci è piaciuto e possiamo provare a balbettare qualcosa per spiegarlo un cibo quando ci è piaciuto, ma l'esperienza del gusto non possiamo trasmetterla in nessuna maniera. Gershom Scholem, un grande maestro contemporaneo, morto se non sbaglio negli anni '80, chiamato il maestro della Cabala, il più grande studioso della Cabala, ricorda che nel cassidismo medievale, che è un movimento mistico contemporaneo a San Francesco, si usa esattamente la stessa metafora. Si dice che la cosa nascosta, in ebraico si chiama nistar, non può essere trasmessa ad altri, ma può essere solo assaggiata e gustata dal mistico. E anche la tradizione cabalistica stessa ci racconta come i padri della Cabala usavano gustare la parola Bereshit, la prima parola della Torah, la prima parola con cui è stato creato tutto quanto. Ecco, la gustavano come sapore sulle labbra, simboleggiando lo schiudersi di tutta la creazione. Sempre in Bonaventura, vado avanti con un'altra citazione, voleva pure che si onorasse questo stesso nome del Signore con speciale devozione, non solo quando lo si pensava, ma anche quando lo si pronunciava o diceva o scriveva. Tanto che una volta incitò i frati a raccogliere tutti i pezzettini di carta scritti che trovava e riporli in un luogo decente per impedire che, magari, veniva calpestato quel nome sacro in essi trascritto. Ecco, una ripetizione che troviamo in Bonaventura di quello che aveva già detto Celano, no? A ogni scritto. E la cosa meravigliosa, ma anche se volete e permettete anche la cosa molto strana, è che indipendentemente da quello che questo scritto conteneva, ad ogni scritto Francesco riservava un trattamento d'onore. Parla addirittura di scritti profani. E perché a qualsiasi scritto? Perché, ci dicono i brani, qualsiasi scritto poteva contenere il nome dell'Altissimo. O comunque, e questa è una cosa meravigliosa, contenere le lettere che se mischiate, facendo un gioco, muovendo le lettere, in qualche modo potessero comporre il nome dell'Altissimo. E tutti i biografi ci raccontano questo, ma la cosa particolare è che non solo ce lo raccontano i biografi, lo specchio di perfezione per esempio, era sua volontà aggiungere alla regola che dovunque i frati trovassero i nomi del Signore e le parole della consacrazione eucaristica non custodite le raccogliessero per riporle in un luogo decoroso, ma anche lui stesso che dice sempre questa cosa, la lettera al custode, anche gli scritti contenenti nomi e parole di Dio ovunque vengano trovati in luoghi indecenti siano raccolti e collocati in luogo decoroso. Ogni volta che trovo i santissimi nomi,
e le parole sue scritte, voglio raccoglierli e supplico anche gli altri di raccoglierli e riporli in luoghi onesti. Ecco, mettiamo un attimo da parte i luoghi onesti e adesso ci torniamo in un istante. Rimaniamo su questa idea di rispetto devozionale per il nome di Dio, no? Nella dimensione pensata, nella dimensione parlata e nella dimensione scritta, che ricorda tantissimo l'idea di sacro, inteso come totalmente altro, dell'ebraismo. Quell'idea che l'ebraismo riserva al tetragramma. Queste 4 lettere impronunciabili perché sono qualcosa di completamente altro. Nella tradizione del Tempio, nell'epoca del Tempio, il nome di Dio non poteva, come non può essere ancora oggi, pronunciato, ma poteva essere pronunciato solamente una volta l'anno, nel giorno più santo, più sacro, che era lo Yom Kippur, dalla persona più sacra, più santa del popolo, che era il sommo sacerdote, in quello che allora era il luogo più sacro per il popolo ebraico, che era il Santo dei Santi, quindi la camera piccola all'interno del Tempio di Gerusalemme. In questo modo si raggiungeva la perfetta sacralità, il perfetto, diremmo, totalmente altro. E sempre Scholem ricorda che per la Cabala tutta la Torah, l'intera scrittura, è un'unica grande elaborazione del nome di Dio. Nel tetragramma tutto è già compreso, sta tutto già là dentro, non c'è possibilità e non c'è lettera che vada perciò in qualche modo pensata, scritta o versata che non includa l'idea stessa e completa di Dio. Un'altra grande, enorme persona che io ho citato nel mio lavoro perché ha fatto uno scritto che è molto molto interessante, che è Miriam Viterbi, la cui storia tra l'altro si lega indissolubilmente con i frati e con Assisi durante le persecuzioni naziste, ma questa purtroppo è un'altra storia che non possiamo fare oggi. Miriam Viterbi in un suo scritto che è intitolato Verso l'Uno dice questo: in un antico scritto cabbalista si legge: il tuo nome è in te e tu sei il tuo nome, poiché, come commenta Scholem, le lettere del suo nome sono lui stesso. Anche se si allontanano da lui, restano tuttavia in modo permanente radicate in lui. Ecco, un radicamento nella stessa essenza di Dio che ne giustifica, ovviamente nell'ebraismo, ma noi abbiamo visto in Francesco d'Assisi, il fatto che venissero preservate. Un'ultima nota su questo argomento della scrittura è proprio quello che vi dicevo del luogo decoroso. L'abbiamo sentito nominare continuamente. In ogni passaggio Francesco finiva dicendo: mettete tutto quello che trovate, sacro o profano, mettetelo in un luogo decoroso. Le parole della consacrazione eucaristica, i nomi di Dio, prendeteli e metteteli in un luogo decoroso. Un'indicazione, questo forse di tutte le cose che io ho studiato è la cosa più evidente, più bella e più impressionante, un'indicazione chiara di quella che è la Genizzà per il popolo ebraico. Con la Genizzà, ancora oggi, quando un manoscritto non è più utilizzato, per esempio per lo scopo rituale, magari perché è rovinato o perché è sostituito con un manoscritto nuovo, questo manoscritto ancora oggi deve essere sepolto. In attesa della sepoltura, che avviene a totti intervalli di tempo, quel manoscritto e i manoscritti vanno riposti in una stanza che si chiama Genizzà. In un luogo, Genizzà che significa deposito, ma che viene solitamente chiamata, tradotta come stanza del tesoro nascosto. Ecco, il Talmud ci dice che ogni scritto, in qualsiasi lingua sia scritto, ogni scritto sacro, anche se non è scritto in ebraico, va deposto nelle Genizzà. E capite bene che forte similitudine c'è con questa richiesta di Francesco di deporre tutto in un luogo in cui potesse essere comunque conservato in una maniera decorosa. Tutto era orientato al rispetto di Dio perché Dio era in tutto. Questo noi lo troviamo in Francesco in qualsiasi passo che fa, il fatto che Dio sia in tutto. Pensiamo forse in maniera più chiara, evidente ed eclatante il cantico delle creature, no? E abbiamo letto nelle parole di Francesco, nelle parole dei suoi biografi, in maniera particolare, Dio era in tutto, ma anche in ogni singola lettera. E Miriam Viterbi ricorda che non solo le lettere del tetragramma, ma tutte le lettere, quindi non solo le 4 lettere che compongono il nome indicibile, ma tutte le lettere dell'alfabeto ebraico sono considerate dalla mistica ebraica come un corpo mistico che procede da Dio. Quindi salvare anche una sola lettera, come usava Francesco, con la Viterbi nomina Francesco, questo scritto è su Francesco,
Il salvare anche una sola lettera, come usava Francesco per esempio vietandone le cancellature, potrebbe significare non solo rispetto devozionale, ma anche l'opporsi in modo simbolico a ogni frammentazione del nome di Dio. Avete ancora un pochino di pazienza? Adesso andiamo su due cose, queste sono un pochino più curiose, quindi forse magari vi accendono pure un pochino di più la curiosità rispetto a queste che invece sono decisamente più corpose e più importanti. Queste sono anche, come vi dicevo prima, anche se volete un pochino buffe, no? Altri due casi che vengono riportati dal lavoro di Alberto Castaldini, che se letti così, tanto per essere letti, come forse qualcuno di voi ha già fatto nelle fonti, sono a tratti anche comici, ma soprattutto potrebbero in qualche modo dirci ma che significano, che senso ha questo racconto che abbiamo letto. Con il primo c'è Francesco che è assalito da una tentazione maligna, esce, era una giornata fredda, c'era la neve, si butta nella neve, però poi con questa neve fa 7 pupazzi di neve, capite perché può sembrare buffo a noi, e inizia a parlare con questi pupazzi di neve. La tentazione improvvisamente se ne va. Un altro ha sempre una tentazione, un altro episodio ha sempre una tentazione, ma stavolta di un frate, che fa una cosa curiosa. Va da un confratello di Francesco e gli chiede gli scarti delle unghie di Francesco. Dice forse se conservo le unghie di Francesco mi si allontana la tentazione. Ma a noi non ci interessa la richiesta del frate, ci interessa la risposta, perché quel frate dice non è possibile darti le unghie perché Francesco ci comanda di buttarle ogni volta che le tagliamo. Che se le taglia, non so se se le tagliava da solo gliele tagliavano. Non so quanto stava male all'epoca già. Ecco, dietro l'apparente semplicità di queste due storie noi vediamo due figure ebraiche molto molto tipiche. Da una parte il golem, la figura antropomorfa protettrice degli ebrei, molto celebre nella mitologia ebraica. E dall'altra parte proprio le unghie, che sono al centro di molti precetti nella tradizione ebraica. Allora, vediamo il primo brano. Poiché vedeva che con i colpi della disciplina la tentazione non se ne andava, mentre tutte le membra erano arrossate di lividi, aprì la celletta e si immerse nudo nella neve alta. Prendendo poi la neve a piene mani, la stringe e ne fa 7 mucchi a forma di manichini. Si colloca poi davanti ad essi e comincia a parlare così al corpo. Ecco, questa più grande è tua moglie. Questi 4, 2 sono figli e 2 figlie. Gli altri 2 sono servo e domestica. All'istante il diavolo confuso si allontanò e il santo ritornò nella sua cella. Decisamente inspiegabile come episodio, soprattutto nel finale, sto diavolo che se ne va improvvisamente. Ecco, queste figure antropomorfe capite che sembrano avere una qualche carica magica, qualcosa che riesce a fare in qualche modo allontanare e scappare il diavolo, non solo allontanato ma confuso si allontanò. Ecco, quello che fa Francesco può in qualche modo richiamare la realizzazione, la creazione di 7 golem. La leggenda del golem è una leggenda secondo il quale chi era iniziato alla dottrina esoterica della Cabala poteva creare dei colossi di argilla che poi prendevano vita e aiutavano il popolo ebraico o come servi in lavori particolarmente pesanti o, come più spesso succedeva nei racconti, come protettori del popolo ebraico, in particolar modo in occasioni di particolari momenti di persecuzioni, di pogrom. Quindi sono questi grandi colossi d'argilla che aiutavano il popolo ebraico in qualche momento. La storia più classica del golem, forse qualcuno di voi l'ha già, può darsi che avete letto il libro di Gustav Meyrink, il golem, che fa riferimento alla storia più classica, che è quella del golem di Praga, la creatura che secondo la tradizione è stata costruita da Rabbi Yehuda Lov dal Maharal di Praga, siamo nel XVI secolo. L'episodio che fa Francesco in realtà sembra più avvicinarsi a un'altra idea di golem che c'è nell'ebraismo, perché il Maharal di Praga crea il golem per la protezione, quindi il golem combattivo, il golem che protegge. L'uso che ne fa Francesco sembra la tradizione ebraica del golem come rituale, cioè come qualcosa che possa aiutare chi era nel momento della prova a risvegliare i propri sensi e la propria coscienza. Scholem dice ancora in un suo libro: il golem, posto al centro di un rituale di meditazione, nonostante sia inerme, contiene i germi della vita e la sua funzione è risvegliare la coscienza assopita del mistico, un po' quello che sembra succedere in Francesco. Giulio Busi, altro grande studioso di
di Kabbalah ci ricorda che l'uso simbolico del simulacro umano era uno dei tratti caratterizzanti il misticismo ebraico, diventava un vero strumento di meditazione, cioè i mistici ebraici lo usavano come strumento di meditazione, per risvegliare le attività mentali e consentire l'interiorizzazione. Ecco, pur mancando tantissimi elementi rituali collegati a questa pratica ebraica, l'episodio dei fantocci che Francesco fa con la neve sembra in qualche modo avere forti similitudini con essa. La loro creazione sembra davvero risvegliare in Francesco, riprendere coscienza, riuscire ad allontanare la tentazione rientrando in se stesso. Il secondo episodio, anche in questo caso vi ho detto c'è una tentazione, ma stavolta di un frate che pensa di poterla scampare con quello stratagemma che vi ho raccontato. Il frate a cui chiede le unghie gli risponde: non credo mi sarà possibile darti un ritaglio delle sue unghie perché quando gliele tagliamo comanda di buttarle via e di non conservare nulla. In tantissime culture, non solo in questo episodio, non solo nella cultura ebraica, in tantissime culture c'è la credenza di non dover abbandonare i parti del proprio corpo. Questo vale con i fluidi corporei, vale appunto con le unghie e con tante altre parti, soprattutto per evitare che possano essere raccolte per qualche rito contro la persona. L'unghia, zipporen, il termine ebraico, è al centro di tanti precetti, di tante mitzvot, come si dice in ebraico, appunto della tradizione ebraica. E anche in questo caso sia per evitare di incappare appunto in malefici, sia, e questa cosa è un pochino più particolare, un po' come era per l'acqua prima, se vi ricordate, per non recare danno a chi entra in contatto con questi scarti, con questo scarto umano, con le unghie tagliate e gettate. In questo caso c'è un bellissimo trattato di antropologia di Rav Riccardo Di Segni, rabbino capo di Roma, che si chiama proprio Le unghie di Adamo, studi di antropologia ebraica. Ecco, Rav Di Segni riporta che il Talmud dice che una donna incinta, qualora toccasse, calpestasse unghie, trovasse da qualche parte unghie gettate, abortirebbe. Chi le brucia, dice il Talmud, e chi le seppellisce è un giusto. Chi le getta è un malvagio. Ai nostri orecchi è un eccesso di scrupolo, come spesso noi pensiamo per tante cose della tradizione ebraica, tanto lo state pensando più o meno tutti, che esagerati, e lo sappiamo benissimo. Ecco, però dobbiamo cercare di fare lo sforzo, no? Per poter davvero entrare in empatia, cercare di capire che cosa c'è dietro questa pratica. Non è semplicemente, sarebbe troppo banale e banalizzante da parte nostra liquidarlo come che stupidaggine, cose di scrupolo. Ecco, dietro a questo racconto, perché non potevano, andavano seppellite, andavano buttate? Che cosa rappresentano gli scarti delle unghie? C'è un bellissimo midrash, i midrash sono racconti, sono una letteratura che serve per spiegare meglio, adesso ve lo dico in soldoni, il testo biblico, quindi sono racconti che girano attorno ai vari episodi biblici per approfondirli, magari racconti omiletici per spiegarli meglio e capirli. C'è un bellissimo midrash che riguarda la pelle di Adamo, cioè quel momento famoso prima del peccato in cui Adamo ancora era, per così dire, vestito. Dopo il peccato Adamo si troverà nudo e si scoprirà perlomeno nudo. Ma Adamo era veramente vestito come noi oggi intendiamo? Ecco, questo Midrash ci dice no, in realtà Adamo non aveva un vestito come noi intendiamo, ma aveva una copertura che era interamente fatta di scaglie di un materiale che era lo stesso materiale delle unghie. Al momento del peccato, questa copertura, questo vestito di unghie si sfila da Adamo, si sfila dall'uomo. E da quel momento in poi il corpo umano avrà solamente le unghie come residuo a ricordargli la gloria con la quale era stato creato. Allora ogni volta che noi scartiamo una parte di questo materiale, perdiamo un'altra volta un pochino di quella integrità e di quella bellezza, che è la bellezza e l'integrità con cui Dio ci aveva pensato e ci aveva visto. Quindi si rinnova in qualche modo la caduta di Adamo. Vedete che le cose non sono proprio completamente campate in aria. E allora la domanda, ancora una volta, c'è forse eco di conoscenza rituale, forse di provenienza ebraica in questo ennesimo comportamento di Francesco? La buona notizia è che concludo, vado verso la conclusione, lo faccio come vi dicevo con
una osservazione ma anche con un'ipotesi conclusiva. Quindi a quelle due prime ipotesi io adesso ne affianco una che secondo me ha davvero molto senso, che io addirittura azzarderei a chiamare tesi più che ipotesi. Comunque chiudiamo, cerchiamo di tirare le fila di questo discorso. Ogni tanto guardo l'orario, introducendo uno studio, questa volta mi appoggio a Carmine De Sante, una persona che noi frati conosciamo molto bene, un teologo, uno studioso di ebraismo, che ha fatto proprio un confronto e ha illuminato i parallelismi fra il francescanesimo e il cassidismo, quello del XVIII secolo, quello del Baal Shem Tov di cui abbiamo parlato prima. Due movimenti, vi ho detto 5 secoli di differenza, ma che camminano paralleli su tantissimi fronti e tantissimi temi, e anche paralleli non solo come idee ma anche come approccio. Francesco da una parte, il Baal Shem Tov dall'altro, 1200, 1800, 1700, ma nonostante questa distanza due persone anche molto simili come punti di partenza, no? Francesco al centro di una crisi epocale, il passaggio dal feudalesimo al comune di cui abbiamo già parlato, e Baal Shem Tov al centro della crisi che investe l'Europa nel XVIII secolo. Ecco, entrambe queste persone risponderanno a questa crisi come? Con un totale ricentramento dei valori e un totale cambio del loro stile di vita. Entrambi cambieranno completamente le carte in tavola. Ci sono molti punti in contatto su alcuni temi fra questi due cammini spirituali. Io vi leggo relativamente a 3 temi semplicemente dei piccolissimi versetti dell'uno e dell'altro per farvi notare come dicono praticamente le stesse cose. Intanto il tema della visione, cioè la capacità di vedere le cose con occhi nuovi. Per noi francescani questo è un tema molto comune, non ci risulta difficile capirlo in Francesco, questa capacità di vedere le cose con occhi nuovi, non più velati dalle sovrastrutture del mondo. Allora sentite il primo testo, quello del Baal Shem Tov. Se è vero, come dice Baal Shem Tov, che l'uomo può nascondere la luce dell'alba che nasce dalla foresta mettendosi le mani davanti agli occhi, non è men vero che può scoprirla semplicemente togliendo quella mano. E questo è ciò che ha fatto il Baal Shem Tov. Grazie a lui il Chassid aveva scoperto il mondo nella sua bellezza maestosa e terribile. Celano dice: quale estasi gli procurava la bellezza dei fiori quando ammirava le loro forme e ne aspirava le fragranza, e finalmente chiamava tutte le creature col nome di fratello e sorella, intuendone i segreti in modo mirabile e noto a nessun altro, perché aveva conquistato la libertà della gloria riservata ai figli di Dio. Un secondo tema, tanto caro anche questo a noi francescani, la spossessazione. Sia Francesco che il Baal Shem Tov vivono in un mondo in cui la capitalizzazione, in cui il possesso sono i cardini attorno a cui ruota l'intera società, no? Ecco, il superamento di questo legame apre alla gratuità e alla relazione libera con se stessi, col prossimo e con Dio. Baal Shem Tov non era attratto da onori e ricchezze, era povero e amava ripetere: amo la povertà, è un dono di Dio all'uomo, un vero tesoro, e per di più non costa molto. Mentre nella regola non bollata di Francesco leggiamo: non dobbiamo ritenere che l'utilità e il valore della pecunia o del denaro siano maggiori di quelle delle pietre. Badiamo dunque noi che abbiamo lasciato tutto di non perdere per così poca cosa il regno dei cieli. E poi un ultimo tema, ma questo davvero veloce, la preghiera. Ecco, entrambi i movimenti hanno in comune una visione della preghiera intesa come dialogo intimo con Dio che arriva ad integrare la persona stessa in Dio. Sappiamo che Francesco d'Assisi diceva di se stesso, veniva raccontato, penso per esempio il Celano, come un uomo fatto preghiera. Pensate a che vertice era arrivata la preghiera. Il Celano parla di Francesco come un uomo fatto preghiera. 5 secoli dopo, Rabbi Shlomo, uno dei grandi esponenti del movimento cassidico, dice di se stesso: io sono preghiera. Praticamente la stessa espressione. Ecco, anche se può averci fatto in qualche modo allontanare dallo scopo originario del nostro lavoro questo salto temporale di 5 secoli, però io davvero credo che ci abbia aiutato in qualche modo a introdurre una terza ipotesi che, se vogliamo escludere le prime due, possiamo
volendo semplificare, escludere sicuramente la prima per la scarsa attendibilità storica, prendere la seconda curiosamente anche come molto molto probabile, quella della frequentazione degli ebrei da parte di Francesco durante la sua quotidianità, però ce n'è una terza che diventa davvero vera, diventa carne probabilmente nella vita di Francesco, nella vita del Baal Shem Tov, ma credo che possa dire qualcosa anche alla vita di tutti quanti noi, di uomini che cercano o che perlomeno dovrebbero aspirare ad essere uomini liberi così come lo sono state queste grandi figure, no? A poter essere uomini di dialogo, perché non è possibile il dialogo se non c'è, se non si riesce a conquistare almeno nel desiderio questa libertà di fondo che ci permetta di avvicinare qualsiasi idea, anche quella più diversa dalla nostra. Ecco allora qual è questa idea che in qualche modo suggerisce la terza tesi? L'idea che e poi era particolarmente forte nel Medioevo, che gli uomini condividano in qualche modo delle grandi idee direttrici. Cioè l'umanità alla fine si è sempre mossa lungo delle grandi vie di pensiero comune, qualcosa che forse manca nell'ultimo periodo, ma questo purtroppo lo potremo leggere, se è veramente così, solamente poi a distanza. C'è un altro, e l'ultimo grande storico che vi nomino, Raffaello Morgan, in un suo studio classico che si chiama Il Medioevo cristiano. Ecco, Raffaello Morgan dice questo, l'ultima citazione con cui vi lascio: nel Medioevo l'individuo, anche il meno dotato intellettualmente, si muoveva sotto la guida di grandi idee direttrici e nel flusso perenne di concezioni religiose e morali che davano respiro anche alle anime più semplici, con la partecipazione ad una tradizione millenaria di pensiero e di cultura, di cui il giudaismo era il presupposto lontano, ma non per questo dimenticato. Ecco, questa davvero mi piace pensarla come un torrente, no? Che attraversava l'umanità, attraversava il Medioevo e che portava con sé un pensiero comune da cui gli uomini riuscivano ad attingere. Da un punto di vista di fede, l'unica grande direttrice che accomuna l'uomo è chiaro che è lo Spirito di Dio. E Francesco d'Assisi, il Baal Shem Tov, come tanti altri uomini che hanno in qualche modo attraversato la storia, hanno saputo mettersi in ascolto dello Spirito, di quel Ruach che Bereshit, il libro di Genesi, ci racconta soffiare, veleggiare sulla creazione, prima della creazione sulla terra. E ascoltando questo Spirito hanno saputo insegnare in qualche modo agli uomini di tutti i tempi una verità che a questo punto per forza doveva essere la stessa verità. Per forza doveva essere una verità comune, che è una verità che è libertà e che è libera. E cioè che ogni volta che sappiamo levare questa mano da davanti agli occhi, quello che ci si svela cos'è? È il mondo così come era stato pensato da Dio. Un mondo che può sicuramente essere intaccato, ma non è mai distrutto dal peccato. E proprio perché intaccato, un mondo che in qualche modo può essere aiutato in quello che la tradizione ebraica, il pensiero ebraico chiama il tikkun, ossia la ricostruzione, la redenzione. Cioè tutti quanti siamo chiamati a fare tikkun, ossia ad aggiungere quel pezzo di bellezza, quel pezzo di aggiustamento, se volete, al mondo, per riparare il mondo. Tutti siamo chiamati al tikkun, alla riparazione del mondo. E questo può succedere se leviamo questa mano da davanti agli occhi. Vedere il mondo così come era pensato di Dio, aiutare nel tikkun, far parte in qualche modo di quella schiera dei tanti uomini giusti e liberi che attraverso le epoche hanno saputo davvero guardare oltre e condividere in questo senso, in questo modo, un unico patrimonio spirituale che nasce dall'unico Padre. Io vi ringrazio della pazienza, mi piacerebbe dirvi che c'è tempo per le domande, ma in realtà non c'è tempo per le domande. Spero che in qualche modo sia stato, se non tutto comprensibile, perché mi rendo conto, ho attraversato argomenti, ho detto ogni tanto, dicevo la parola Kabbalah e spero che a nessuno di voi sia semplicemente venuta in mente la Kabbalah napoletana e la smorfia, perché se no mi sento male, grande movimento della mistica ebraica. E ovviamente non abbiamo potuto spiegare tutto. Quello che spero siamo riusciti a fare è a darci intanto il gusto del conoscere alcuni aspetti di Francesco che forse non conoscevamo, renderci conto in qualche modo che effettivamente qualcosa di strano c'è. Abbiamo cercato di capire da cosa potesse essere dato questo qualcosa di strano, ma ci siamo detti anche che nel fallimento di tutte le ipotesi che vi ho proposto
Nulla esclude, ma anzi noi lo diamo per certo, conoscendo la bellezza e la grandezza di Francesco d'Assisi, che la sua incredibile grandezza, la sua incredibile libertà abbia potuto davvero cogliere lo Spirito di Dio, lo Spirito del tempo, e gli abbia permesso di portare all'umanità la ricchezza di una tradizione comune dell'unico Padre. Ecco, grazie davvero. No. Vi ricordo in particolare per chi sta seguendo, anche alla fine, ve l'ho già ricordato all'inizio, iscrivetevi al canale perché fra poco, io spero entro la fine di gennaio, partirà la seconda serie della Barba di Aronne. I video tratteranno proprio tutti gli argomenti che abbiamo escluso fino adesso, e ce n'erano tanti altri, perché Francesco, insomma, di cose per così dire ebraiche ne fa tante altre. Non gli piaceva mai spegnere le luci accese, le fiamme delle candele accese, ci ricorda molto la luce eterna che brillava davanti al tabernacolo e tante altre cose che se no adesso riattacco, quindi mi fermo qua. Quindi seguite la Barba di Aronne, cliccate su iscriviti e poi cliccate sulla campanella, così quando escono i video lo saprete e verrete avvisati. E vi ricordo che fra qualche minuto, fra una ventina di minuti, ci saranno i Vespri, e a seguire dopo i Vespri ci sarà la celebrazione eucaristica. Io vi saluto perché Vespri e celebrazione eucaristica, come sapete, non sono in streaming. Grazie, buona serata.